e si sente anche il sapore di arancia che dà un tocco particolare. Forse sono di parte perché li ho fatti io, ma per me sono 10 su 10. Dopo devo farli provare a mia madre per giudicare. Buongiorno, sono le 7:45. Io mi sono svegliata poco fa. Sono ancora in pigiama e sto facendo colazione da brava italiana, una colazione dolce. Adesso vi mostro la mia colazione. Del latte di mandorla, del caffè, guardate che carina questa caffettiera, è per una persona, al massimo 2, ma nel mio caso funziona molto bene solo per me. Ovviamente la tazzina, non so se sentite la campana della chiesa vicino a casa mia, tutto molto italiano. E ho anche dei biscotti che in realtà ho comprato al supermercato. Adesso, a proposito di biscotti, ho una domanda per voi. Quando voi mangiate i biscotti con il latte, cosa fate? Inzuppate i biscotti nel latte? Quindi li versate completamente all'interno e aspettate fino a quando diventano fradici, quindi completamente morbidi, ammorbiditi. Io non lo faccio mai. A me proprio non piace la consistenza del biscotto ammorbidito, mi piace croccante. E dopo bevo il latte. Cosa fate voi? Fatemelo sapere. Mentre faccio colazione, sì, uso il cellulare, mi piace leggere i vostri commenti su YouTube, aprire Instagram, controllare un po' cosa succede, controllare i vostri commenti anche lì, leggere qualche notizia. Però, mangiando questi biscotti che ho comprato al supermercato, ho pensato, forse, posso farli anche io, perché questi sono dei biscotti integrali, io amo le cose integrali, però ho pensato che posso tranquillamente prepararli io stessa per domani mattina. Quindi basta pigrizia, scendo dal piedistallo, anzi mi alzo dal divano, dalla sedia in realtà, e li prepariamo. Ci vediamo dopo, vado a lavarmi e a prepararmi. Però prima volevo mostrarvi la mia tovaglietta da colazione, perché secondo me è molto molto particolare e unica, sicuramente è unica. Un attimo che tolgo tutto quello che ho sulla tovaglietta. Questa è una foto dal mio 18° compleanno con i miei genitori, non proprio una foto da prima mattina, diciamo, però. E poi questa tovaglietta l'ha fatta fare mia madre e, cosa molto interessante, a parte la tovaglietta finta ovviamente perché questa è in plastica, però mi piace molto lo sfondo tovaglia tipica di colori italiani, no? Ma la cosa più bella è questa, e cioè una scritta in dialetto barese, Siamo bun, che significa andiamo bene, insomma, quindi di prima mattina andiamo bene, come si va? E poi c'è una finta fetta di pane con una crema spalmabile al cioccolato e un caffè macchiato, anche finto, e un succo, anche finto. La trovo molto 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 carina. Fatemi sapere cosa ne pensate. Adesso invece rimettiamo le cose vere che sto prendendo. Questo, lavata e profumata. Adesso mi pettino i capelli e dopo li asciugo. Ovviamente il mio pettine è abbinato più o meno alla mia maglia. Devo anche tagliarmi i capelli, sono molto lunghi. Oh, una cosa importante, non dimenticate che in italiano noi ci pettiniamo i capelli o ci asciughiamo i capelli, quindi non utilizziamo l'aggettivo possessivo. Io mi pettino i capelli e non io pettino i miei capelli, d'accordo? E adesso io mi asciugo i capelli. Allora, ho cercato su Google la ricetta più veloce per i biscotti per la colazione. L'ho trovata. Proviamo. Allora, ho preparato gli ingredienti: zucchero di canna, avena, farina, noci, olio, bicarbonato, cioccolato fondente, un uovo, del latte e un po' di sale.
Io comunque leggo sempre la ricetta. Allora, ho una ciotola dove romperò il mio uovo. Voi quando amate mangiare i biscotti? Perché so che all'estero molti non li mangiano a colazione, quindi quando li mangiate? Per merenda, probabilmente? O dopo pranzo, come dessert? Io ho provato la colazione salata, però non è veramente il mio gusto preferito. Non amo la colazione eccessivamente dolce, però neanche salata. Ci ho aggiunto lo zucchero. Per favore non giudicatemi, perché lo sto facendo solo per stare un po' insieme a voi, per chiacchierare un po'. Non sono una brava pasticcera. Allora, aggiungiamo l'avena. Forse un po' troppa, non so, non ho molta speranza, però vediamo. L'importante è non mollare mai. La ricetta poi, come molte ricette italiane, diceva un pizzico di bicarbonato. Quindi è un po' a occhio e a sentimento. Vediamo. Quanto sarà un pizzico per me? Questo. Anche un pizzico di sale, sentimento, quindi vediamo. Adesso devo aggiungerci l'olio e sapete come si chiamano questi? Delle noci? Si chiamano gherigli. I gherigli delle noci, che bisogna tritare, sminuzzare a mano. Che stai facendo? Sto cucinando. No, non è vero, sto facendo i biscotti. Ah, quindi domani per i Lernamici. alla grande. Salute Lernamici. Ciao. Per la colazione però. Quindi domani li assaggiamo, vediamo Sì. come sono venuti, Esatto. Poi darò un giudizio. Va bene. Puoi aiutarmi a sminuzzare, a tagliuzzare? Sì, mi vado a lavare prima le mani. Va bene. A me piacciono molto le noci. Sentite? Allora, dovete sapere che in Italia, soprattutto nei paesi più piccoli, ogni tanto, come 1 o 2 volte alla settimana, passano questi venditori ambulanti di frutta e verdura. Quindi è un suono tipico dell'Italia che ci fa da sottofondo. Adesso aggiungiamo la farina, un po' alla volta, dicono. Tu hai smesso di lavorare? Continuiamo. Dicono che il segreto per fare dei buoni dolci sia metterci tanto amore. Io ce lo sto mettendo, adesso non so come sarà il risultato finale, però ce lo sto mettendo. E abbiamo quasi finito. Infatti avevano ragione, è abbastanza veloce come ricetta. Cioccolato fondente, il mio preferito in realtà. Questa cioccolata ha un sapore strano. Ah, ok, quindi fondente all'arancia, quindi c'è un tocco di arancia in più che non era previsto. Non ci avevo fatto caso, però il mio palato l'ha notato. Allora è il momento di trasformare questo impasto in piccole palline. Bisogna prendere un cucchiaio, bagnarlo all'acqua, poi prendere un po' di impasto e con un altro cucchiaino aiutarsi per mettere la pallina nella teglia. Ho preso un po' di impasto. Ho preparato la teglia con la carta forno e adesso ci metterò le mie palline per i biscotti. Sarà un disastro. La ricetta dicevano fosse veloce, rapida, e lo è. Il problema è che questo, secondo me, è un processo lungo, ci vorrà molto tempo, non per l'impasto stesso, ma per fare queste palline. Ma colpa mia perché non sono esperta. Tada! Non so il risultato. Comunque adesso li inforniamo. Il forno era preriscaldato. Abbiamo circa 15 minuti di tempo. Vediamo un po', vi parlo un po' dei miei dolci preferiti. Allora, per quanto riguarda i dolci italiani, mi piacciono molto il tiramisù. Infatti l'ho preparato, se volete guardare il video lo trovate in alto nella card e giù in descrizione. Mi piacciono molto, forse il mio preferito, il mio dolce italiano preferito, i cannoli siciliani. Amo i dolci con formaggio
e lì infatti c'è la ricotta nel ripieno. Di dolci italiani mi piace il pandoro a Natale, le cartellate, che sono un dolce tipico di Natale della mia regione, la Puglia, e si preparano con vin cotto, cioè si friggono prima e dopo si immergono nel vin cotto. Buono. E poi a chi piace è possibile anche aggiungere un po' di cannella, che a me piace un sacco, molto buone, molto molto buone. A livello più internazionale mi piace molto 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 la torta mille foglie. Ovviamente il croissant francese, so che c'è sempre una discussione, una disputa tra il cornetto ripieno e il croissant francese. Io amo il croissant francese perché è vuoto, a me non piace nulla nel cornetto, infatti anche quando vado al bar in Italia prendo sempre un cornetto vuoto. E poi un altro dolce francese che mi piace un sacco, il pain au chocolat e la cheesecake, è un'altra torta, un altro tipo di torta che mi piace molto. Ancora c'è formaggio, ovviamente la classica torta al cioccolato, ma questo penso che sia più o meno un dolce tipico in ogni paese, credo, non è qualcosa di veramente speciale per un certo paese. E sì, è tutto. In generale non sono una persona troppo golosa, quindi non amo particolarmente i dolci in generale, soltanto alcuni e soprattutto quelli con cioccolato fondente. Un'altra cosa che mi piace, che penso si possa considerare dolce, sono i pancake. Quelli mi piacciono un sacco, o anche waffle. Invece qual è il dolce tipico del vostro paese e qual è il vostro dolce preferito? Perché non è detto che le due cose siano identiche. Li ho appena sfornati. Avrei dovuto aspettare fino a domani mattina, però non ci riesco e quindi ne assaggio uno. Non so se si noti, probabilmente no, però sono ancora quasi fumanti, molto molto caldi. Vediamo. Sono buonissimi. Non lo dico solo perché li ho appena fatti, li ho fatti io, ma sono veramente veramente buoni. Non sono troppo dolci, quindi se non amate le cose troppo dolci sono perfetti. Sono molto molto buoni, sento il sapore di cioccolato e per caso la cioccolata era con sapore di arancia e si sente anche il sapore di arancia che dà un tocco particolare. Forse sono di parte perché li ho fatti io, ma per me sono 10 su 10. Dopo devo farli provare a mia madre per giudicare. Ne vorrei mangiare un altro, ma non lo mangio perché tra poco è ora di pranzo, quindi devo pranzare. Magari ne mangerò uno dopo pranzo con il caffè. Invece, se voi volete venire a fare la spesa con me al supermercato, in realtà ci sono anche mia madre e mia zia, potete guardare il vlog dedicato proprio a quello, dove appunto andiamo insieme al supermercato, e lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Se invece cercate qualsiasi altro argomento di grammatica o cultura italiana, potete passare dal nostro sito web learnamo.com. E non dimenticate di iscrivervi alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e anche per ricevere materiali esclusivi e gratuiti per migliorare il vostro italiano che mandiamo solo lì. E non dimenticate anche di seguire Learnamo su tutti i social, Instagram, Facebook, X, eccetera, per tutti i contenuti che pubblichiamo solo lì. Ora forse non sono bellissimi da vedere, però bisogna provarli per giudicare. Non so se siano davvero belli da vedere, non so, per me sì, ma sono di parte. Però sono veramente, veramente buoni, e l'odore, che purtroppo non potete sentire, ma sono molto, molto buoni. Per me un successo.